2 esercizi per il suono del sax che sono una meraviglia e che ci hanno insegnato 2 grandi sassofonisti. A cosa ci servono questi esercizi? Ad avere un suono ampio, ben timbrato e intonato, con attacchi precisi e una super proiezione. Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista professionista. Nella vita mi occupo di insegnamento, di formazione, insegno alle persone a suonare sax, clarinetto, a improvvisare, a comporre. Oltre a tutto questo, sono anche una cosiddetta problem solver. Cosa significa? Che aiuto le persone a risolvere i loro problemi, a migliorare le proprie performance con metodi di studio, strategie di apprendimento e memorizzazione per avere progressi costanti e continui nel tempo. Il canale ultimamente sta crescendo veramente tantissimo, io di questo sono molto grata per tutti quelli che si iscrivono al canale, lasciano una donazione col super grazie, lasciano un like, lasciano un commento, insomma qualsiasi attività fate va bene ed è un modo di sostenermi. A cosa serve questo sostegno? Serve a creare sempre nuovi contenuti gratuiti per tutti, nelle playlist di sax, di clarinetto, di improvvisazione, di coaching. Troverai centinaia di video che sono sicuramente di ispirazione e di supporto allo studio e anche di approccio allo studio. Oggi ti parlo di 2 esercizi potentissimi che mi sono stati insegnati durante la mia formazione sassofonistica, che io trovo davvero molto utili non solo per padroneggiare meglio lo strumento, ma che danno un enorme vantaggio al suono e alla proiezione. Il primo esercizio è quello insegnato da Joe Allard. Non è per noi un nome nuovo perché ne ho già parlato quando ho fatto le pillole sull'impostazione. Joe Allard è stato un grandissimo e validissimo insegnante nonché sassofonista, classe 1910. Oltre che sassofonista era anche un validissimo clarinettista ed è stato maestro di grandissimi nomi del jazz perché aveva un metodo di insegnamento veramente incredibile. Fra i numerosissimi esercizi che ci ha lasciato in eredità Joe Allard ce n'è uno molto complesso da padroneggiare ma anche altrettanto valido e che aumenta le performance sul suono in una maniera pazzesca. E in che cosa consiste questo esercizio? Consiste nel creare una scala che parte da una nota e che arriva ad una certa estensione. Io per comodità in questa pillola ho deciso di partire da un suono e fare soltanto una quinta diatonica alla tonalità. Cosa significa? Per esempio, parto da Do, facciamo finta, e faccio una quinta sulla scala di Do. Quindi non vado a fare cromatismi, ma vado a fare diatonicamente le note che fanno parte della scala di Do. Questo è un modo un pochino più abbordabile di affrontare questo esercizio perché veramente altrimenti diventa molto sfidante. A seconda del tipo di strumento che suoni, ti consiglio di partire da alcune note che ti invito a segnarti perché sono delle note ideali per l'impostazione e per la proiezione del suono. Allora, vediamo un po' quali sono le note di partenza consigliate. Ovviamente queste note possono essere molto flessibili, cioè si può partire un pochino su o un pochino giù a seconda del tipo di impostazione che si ha, però secondo il mio punto di vista questo tipo di nota che ti andrò ad indicare fra un pochino è la nota ideale per partire con l'imboccatura, con la sola imboccatura di ogni strumento. Mi raccomando, segnatele perché sono importanti. Per il sax alto partiamo da Re, per il tenore lo stesso da Re, per il sax soprano partiamo da Sol e per il clarinetto, perché questa è una pillola che si rivolge anche ai clarinettisti, partiamo da Fa. Andiamo al pianoforte e vediamo come affrontare lo studio del cosiddetto buzzing. Se non hai un pianoforte a casa o una tastiera, non è un grosso problema perché online si trovano tanti servizi per suonare, anche sui cellulari veramente ci sono tante app, semplicemente piano scritto nell'app store si possono scaricare delle applicazioni che sono perfettamente intonate e vanno benissimo senza stare a comprare null'altro. Parto dagli esercizi con l'imboccatura da sax tenore e come ho detto prima per tenore io vado a far partire la mia scala dalla nota Re, quindi da questa nota qui. E diatonicamente se procedo in Re maggiore avrò Re, Mi, Fa diesis, Sol, La per produrre la quinta, ok? Quindi canto Re, Mi, Fa, Sol, La,
Prendo l'imboccatura, re, piano piano. Non preoccuparti se non ti viene tutto perfetto all'inizio, parti dalla nota re con calma, re. Se è crescente, per esempio, ti viene, la nota è questa e ti viene, vuol dire che stai stringendo troppo, quindi devi lasciare andare leggermente l'impostazione fino a che non arrivi al re. Facciamo un esempio pratico, Puoi sempre giocare un po' con l'imboccatura per capire come funziona, ok? Parti dalla nota re e piano piano il giorno dopo fai re, il giorno dopo fai ancora di nuovo re, poi fai mi, fai re mi insieme e poi vai avanti. Passiamo adesso alla imboccatura da sax alto. Abbiamo detto che per il sax alto partiamo anche qui dal re, lo suoniamo, lo cantiamo, re, re, ok? E suoniamo la scaletta fino alla quinta. Poi prendiamo l'imboccatura da sax soprano. Per il sax soprano partiamo dalla nota sol, o questa, una o l'altra. Consiglio di tenere le ance ben idratate quando si fa questo lavoro e di non usare ance eccessivamente deboli, perché potrebbero creare più disagio nel momento di voler intonare le note. Quindi un'ancia non troppo forte ma neanche troppo debole. Avrò diatonicamente sol, la, si, do e re. Canto le note sol, la, si, do, re, sol. Prendo l'imboccatura, mi raccomando sempre le ance ben idratate. Ultimo, ma non meno importante, il clarinetto abbiamo detto che parte dalla nota fa. Quindi diatonicamente avremo fa, sol, la, si bemolle, do. Cantiamo fa, sol, la, si, do. Suoniamo. Ora, fare tutta una quinta della scala intonata ovviamente è il risultato finale. Il consiglio che posso dare è di partire da una nota, una sola nota, intonandola bene e dopodiché andare a inserire la seconda nota, la terza nota, la quarta nota, la quinta nota, senza alcun tipo di fretta, perché sappiamo che la fretta c'è nemica ed è amica dell'approssimazione e l'approssimazione nello studio non è sicuramente una cosa molto positiva. Ricordati che già intonare una singola nota con l'imboccatura è già un grandissimo traguardo. A volte qual è il trucco per far venire bene questo esercizio? Uno semplicissimo: avere in mente l'intonazione della nota e riuscire a cantarla perfettamente intonata, che sembra una cosa banale ma è una cosa importantissima, mi raccomando. Lo so, è un esercizio molto sfidante e molto complesso, però che porta dei risultati veramente incredibili e che sono equivalenti a veramente tantissime ore di pratica su note lunghe, scale lente, eccetera eccetera, perché nella piccola dimensione dell'imboccatura io, se riesco a dominare l'intonazione, diventa una cosa che quando prendo lo strumento ho le idee molto più chiare su come fare e soprattutto vado a maturare una consapevolezza, una sicurezza sullo strumento. Il tempo di studio che io consiglio di fare su questo esercizio non è eccessivo ogni giorno, perché poi diventa frustrante. Il consiglio che do è sempre, anche ai miei allievi, 5-7 minuti è la dose giusta di tempo per non fare danni e per avere un risultato concreto.
Un altro esercizio che secondo me è una pietra miliare nella dominazione del suono è un esercizio che viene attribuito a Sonny Rollins e io credo che effettivamente sia suo. Poi ognuno ha i suoi esercizi, magari due insegnanti adottano lo stesso tipo di esercizio, viene attribuito a uno o all'altro, poi in realtà la fonte certa è difficile conoscerla, però viene attribuito a Sonny Rollins sicuramente. La prima volta che feci questo esercizio ero ai primi anni di studio col sassofono e devo dire che ogni volta che dovevo fare questo esercizio mi veniva da piangere, letteralmente da piangere, perché proprio le prime settimane proprio non mi veniva, non c'era verso di farlo venire, poi piano piano con lo studio ha incominciato a funzionare. E il problema quando ho incominciato a studiare sassofono, come la maggior parte degli studenti, era che avevo un'impostazione talmente rigida che io non riuscivo assolutamente a fare questo esercizio e l'insegnante che avevo all'epoca mi faceva fare questo esercizio perché voleva risolvere il problema della rigidità. Le parti anatomiche che funzionano in questo esercizio sono il palato molle, la lingua e la gola e all'inizio bisogna fare dei movimenti con queste parti e non è assolutamente semplice e non è neanche immediato, ma come in tutte le cose la costanza ti premia sempre e fare un piccolo passo ogni giorno fa una grande differenza poi nel medio e lungo termine. E ricordati che anche una nota nuova alla settimana è un grande risultato. Non siamo chiamati a fare cose enormi, siamo chiamati a fare piccole cose fatte bene. In questo tipo di esercizi andiamo a forzare il lavoro del portavoce. Il risultato sperato da questo esercizio è quello di fare le note azionando il portavoce, ma non di produrre le note col portavoce, ma di produrre le note all'ottava bassa. Cosa significa? È più facile a farsi che a dirsi, veramente. Io devo fare un sol col portavoce, questo è un esempio, però devo produrre la nota sol che sta all'ottava sotto, quindi non andrò a produrre il sol che sta sopra il pentagramma, ma andrò a produrre il sol che sta sulla seconda linea. Per fare questo ho bisogno di allargare tantissimo le mie cavità del palato molle, della gola e con la lingua devo creare una cameratura in più e con la lingua devo fare dei movimenti per cercare di creare più spazio. All'inizio il consiglio che posso dare, e qui mi tolgo il cappello da sassofonista e mi metto il cappello da coach, spesso quando noi facciamo le note col portavoce, il fatto stesso di azionare il portavoce dice al nostro cervello vedi che devo suonare la nota acuta. Quindi per evitare questo tipo di problema e quindi avere una posizione neutra anche della mano che non vada ad influenzare poi la resa sonora, posso inserire all'interno del portavoce una penna o una matita. Io per esempio ci inserisco una penna. Vediamo come fare. E adesso vado a produrre un sol basso con la posizione del sol senza schiacciare il portavoce perché la chiave del portavoce è già in azione. Penso alla nota sol. Provo per esempio con il la. Si. Do. Scendo. Sol. Fa, per esempio. Proviamo col mi. La qualità del suono non sarà bellissima, perché c'è una forzatura nello strumento, quindi ovviamente il suono non sarà bello come quando suoniamo senza portavoce, questo è scontato. I primi giorni saranno fischi e saranno note acute, anche se non le vuoi, però è del tutto normale. Non preoccuparti, pensa alla nota bassa, allarga bene, rallenta l'aria e allarga la cavità. Piano piano vedrai che una notina alla volta incomincerà a funzionare. Questi due esercizi hanno finalità diverse e modi di lavorare completamente diversi, ma entrambi ti daranno una resa sonora molto migliore sullo strumento, una migliore proiezione e una migliore consapevolezza anche sullo strumento, che è una cosa, come sappiamo, molto importante. Se vuoi ottimizzare la resa di questi due esercizi, ti consiglio di alternarli, quindi un giorno gli esercizi di Allard, un giorno gli esercizi di Rollins, 5-7 minuti al giorno, non di più e non di meno, almeno 5 volte
volte la settimana per 4-6 settimane e vedrai che il suono cambierà in una maniera che neanche ti immaginavi. E tu questi esercizi li conoscevi già? Li avevi già inseriti nella tua routine di studio al capitolo suono? Se sì o no, sono curiosa di saperlo, scrivimelo nei commenti, cosa fate, che cosa non fate, quali esercizi conoscete o no, così andiamo ad ottimizzare anche la programmazione, giustamente, delle pillole. E se non li avevi mai provati e incominci ad utilizzarli, fammi sapere come va, perché è bello anche confrontarsi sul progresso di studio. Da Emanuela per il momento e da Seriate è tutto, ricondividi il video con i tuoi amici musicisti che potrebbero trarne vantaggio e io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima pillola di sax. Ciao ciao!